Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche generali dell'autunno e andremo poi anche a dare uno sguardo veloce a quello che è la situazione affettiva e lavorativa. Bene. Mostrami, Capricorno, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Abbiamo la carta del diavolo, amici del Capricorno. Diciamo che siamo in tema con voi. Il diavolo è sempre una carta che comunque parla di un qualche tipo di energia un po' densa, quindi diciamo che il periodo si prospetta piuttosto intenso. Quando c'è il diavolo normalmente si può trattare di qualche tipo di dipendenza, sia magari mentale, quindi come fossero dei condizionamenti molto forti, una dipendenza da un punto di vista fisico, quindi una schiavitù da una sostanza, da un prodotto, dal telefono, ipotesi. Oppure si parla di codipendenza affettiva, quindi di una schiavitù da un punto di vista degli affetti del cuore. Andiamo a vedere uno di questi koan. I koan sono in origine delle tavole di legno incise, ci sono delle affermazioni incise su queste tavole di legno e quando il discepolo va dal maestro con qualche domanda, diciamo di tipo filosofico, il maestro consegna loro uno di questi koan, dove ci sono appunto queste frasi su cui meditare. Andiamo a vedere qual è il vostro koan. Guarda le stelle ma cammina sulla terra. Quindi qui il consiglio è sì, di puntare in alto, di avere obiettivi grandiosi, però poi di non perdere il contatto con la realtà fondamentalmente. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo o non vi risuonasse nulla di questo segno, potete ascoltare sempre il vostro ascendente, il segno lunare e Venere. Per chi volesse contattarmi, sotto nella descrizione trovate la mia email. Partiamo con un 3 di coppe. 3 di coppe fa riferimento a tutta la sfera di amicizie. Poi abbiamo la carta della temperanza e la carta della sacerdotessa. Beh, mi pare un'ottima uscita considerando che d'entrata abbiamo il diavolo. Qui si potrebbe trattare di qualche tipo di dipendenza affettiva o mentale, diciamo, perché c'è tutto quello che è la sfera degli amici. Il 3 di coppe parla degli amici che fanno festa. Quindi può essere che ci sia qualche vostro modo, diciamo così, di far festa, o qualche cosa per cui state facendo festa che va un attimo moderato, io direi. Abbiamo poi anche la carta della temperanza e in effetti questa moderazione con la temperanza arriva e da lì, ragazzi, si va alla sacerdotessa, quindi c'è quello che è una presa di consapevolezza, un nuovo contatto con se stessi, una canalizzazione anche di quelli che potrebbero essere eventuali sviluppi o idee per il futuro, diciamo anche così, no? Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono. Diciamo che sì, è vero, potrebbe essere un periodo pesante perché appunto abbiamo il diavolo, però in questo senso vedo che gli amici vi daranno un forte aiuto, ok? Qui potrebbe esserci una... Oh, che bello. Qua abbiamo il 9 di spade al contrario, la giustizia, il 10 di coppe, la carta del sole e poi si è girato anche questo re di coppe. Diciamo che per qualcuno potrebbe essere che questa amicizia di cui parlavamo qui, magari non sono tanti amici, ma è un amico o amica in particolare,
sento che qui arriva qualche cosa, arriva qualche tipo di, ehm, se vogliamo anche giustizia divina. C'è la carta del 10 di coppe, c'è quello che è un'unione felice, una famiglia felice, quindi se per esempio siete single, questo potrebbe fare riferimento alla, diciamo magari al gruppo di lavoro che avete, al gruppo di amici appunto, o proprio a quello che è la vostra famiglia di origine. C'è una sorta di espansione, quest'autunno. Per molte persone questo re di coppe potrebbe rappresentare una persona che entra, direi proprio a livello romantico. E la carta del 9 di spade è un po' come se vi rassicurasse, essendo il contrario. Ci si appresta ad andare verso la fine di quello che è, la preoccupazione e l'ansia per una determinata situazione o relazione anche. Quando c'è la carta della giustizia si parla di contratti, si parla di questioni burocratiche che vengono messe in ordine comunque, ok? Andiamo avanti. Vediamo cos'altro vi danno. Un 4 di coppe, la carta dell'imperatore, poi abbiamo un asso di spade e un 4 di pentacoli. Ecco, diciamo che se la parte affettiva si vedeva bene, insomma, si vedeva, diciamo, in regola, la parte lavorativa, ragazzi, forse ha bisogno di qualche aggiustamento in più. Si dice aggiustamento? 4 di coppe. Il 4 di coppe ci parla di qualcuno che sta aspettando qualche cosa dall'esterno. Qui l'imperatore potrebbe rappresentare un capo, potrebbe rappresentare un vostro superiore, un padre per qualcuno, se l'azienda magari è di tipo familiare. Ehm, Oppure se non, se per esempio lavorate in proprio, è un vostro tipo di attitudine, quello che dovete prendere in questo periodo. Quindi l'imperatore è una di quelle persone che fa dei piani, fa degli schemi, mette le regole e poi si attiene alle regole per ottenere il risultato che vuole. Essendoci anche il fante di bastoni, potrebbe essere che ci sia una persona vicina al vostro entorno lavorativo, ehm, che insomma ci metta più entusiasmo, diciamo così, di quello che sarebbe opportuno in un posto di lavoro, no? Io qui sento che c'è con questo asso di spade una verità che potrebbe venire a galla e potrebbe dare quel tipo di chiarezza mentale di cui parlavamo prima. Il 4 di pentacoli è una carta che comunque denota una sorta di attaccamento. Vi faccio notare che è iniziato con un 4 di coppe e un 4 di pentacoli. All'inizio è come se foste in attesa appunto di qualche cosa di esterno e verso la fine diciamo che all'inizio guarderete le stelle e alla fine camminerete sulla terra, ok? Nel senso che il 4 di pentacoli è una carta di attaccamento fondamentalmente, quindi è un po' come se nel corso di quest'autunno riuscirete a concretizzare, a mettere, a dare una sorta di concretezza a quello che potrebbe essere un vostro progetto o eh, un vostro intorno lavorativo, chiamiamolo così. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che altro vi posso dire. Sì, qui la tossicità del diavolo, sento che potrebbe essere riferita al fatto che probabilmente vi sollazzate un po' troppo in certi periodi o della settimana o dell'anno, perché in realtà mi hanno parlato di anno. Va bene, andiamo a vedere con Osho che cosa hanno da dirvi ancora. Il ribelle, che è un'altra volta la carta dell'imperatore. Abbiamo la carta degli amanti e la carta della fonte. Allora, sono belle carte, devo dire.
Qui il punto è trovare la vostra strada, perché c'è il ribelle. Il ribelle in questo mazzo ha le catene spezzate, se vedete lì in basso. È qualcuno che crea il suo dominio, il suo potere in base alle proprie regole, senza i condizionamenti del diavolo, ok? Qui sento che qualcuno probabilmente dovrà fare un qualche tipo di scelta. Probabilmente questo asso di spade fa riferimento anche a una comunicazione che potreste sì ricevere, ma anche fare o dare comunque, proprio in vista di questa presa di consapevolezza ehm, della sacerdotessa. La carta degli amanti ci parla sempre di qualche tipo di scelta che deve essere fatta, e qui sento che in un certo senso la scelta l'avete già fatta. È una carta comunque di equilibrio, è una carta di armonia. ehm, Sono belle carte, ragazzi, davvero. Si va verso quello che è un momento migliore, devo dire. Ecco, forse eh, perché la carta degli amanti in questo senso ci parla di amor proprio. Fate attenzione perché quando c'è la carta degli amanti, quando c'è la carta del diavolo, molte volte si parla di dover fare un lavoro sull'amor proprio, ok? Perché in questo caso è come se fosse carente. E difatti abbiamo il diavolo lì che parla proprio di ego e di quello che è l'opposto, diciamo. O meglio, l'ego non è l'opposto dell'amor proprio. Io credo che il troppo amor proprio diventi ego, perché sono due cose diverse secondo me. Quando una persona prova amor proprio è in grado di provare amore anche per gli altri. Mentre invece quando c'è l'ego che gioca si vede solo per se stessi e basta. E in realtà non è neanche poi così tanto per amore, ma è per ego, appunto, per magari dimostrare qualcosa a qualcuno, che si fanno certe cose o che ci si comporta in certi modi, si dicono determinate cose. Quindi sì. E poi abbiamo la fonte comunque, ragazzi. Qui è un altro asso, anche qui ho fatto un asso di spade e vi dico, c'è quello che è un nuovo inizio, c'è una sorta di fonte di ispirazione, anche qui avete il sole, c'è qualche cosa che sento vi aprirà il cuore in questo periodo autunnale. La fonte in realtà, vi dico, è un asso di bastoni, è una carta che fa riferimento al muoversi, al fare un'azione, all'iniziare qualche cosa. Ma sento che mm, avete già iniziato, molte persone sono già su quella strada lì. Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi danno. Ok, abbiamo maturità, repressione, armonia e il fulmine. Oh wow, anche se le metterei alternate, repressione con il fulmine, maturità con armonia. Allora, 9 di denari, 10 di bastoni, 10 di coppe, e ce l'avevamo anche qui, e la carta della torre. Ehm, io qui vi dico, c'è qualcuno che di questo tipo di situazione ne ha basta, di questo diavolo, diciamo così, perché qui abbiamo la carta della repressione comunque. Quindi ci parla di qualcuno che sta effettivamente ricevendo, subendo, portando un peso, ok? Ed è da lì che c'è poi questo 4 di coppe che vorrebbe qualche cosa di diverso, guarda in là, guarda le stelle, appunto, come diceva questa carta, no? Abbiamo poi armonia e il fulmine. Io qui sento che c'è da rompere un'armonia, ragazzi, per come vi posso dire? Riequilibrare gli assetti. Quando c'è la carta della torre c'è sempre qualche tipo di certezza da dover tirare giù. E guardate, c'è anche la giustizia qui, quindi potrebbe parlare di qualche tipo di pratica burocratica, magari
per una casa, per un'eredità o cose di questo genere, o semplicemente c'è qualche tipo di avvenimento a livello familiare, che potrebbe un attimino non rompere, però sì destabilizzare l'armonia, la vostra armonia interna. Vedendole così, molte persone saranno arrivate al culmine di questo diavolo e letteralmente esploderanno quest'autunno, quindi fate attenzione a quello che dite e a come lo dite. Se siete tanto arrabbiati, piuttosto uscite un attimo dalla stanza, fate 10 respiri, calmatevi e poi ritornate nella stanza e continuate il discorso. Perché quando si è arrabbiati poi alla fine si dicono delle cose che magari non sempre si pensano. Ultime carte abbiamo un'apertura e volgersi all'interno, 4 di coppe. E qui il suggerimento è quello di guardare dentro. Vi ricordo che avevate già l'imperatrice, questo volgersi all'interno, se ci fate caso, è una persona con gli occhi chiusi e tanti visi, che dovrebbero essere le voci interiori queste. Mm, che tentano di distrarre, diciamo così, la persona. Invece voi dovete, perché anche questa è la carta dell'appeso, e la carta dell'appeso avete un sacco di figure, devo dire, a occhi chiusi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi è proprio un richiamo a guardarvi dentro, a farvi delle domande sulla vostra essenza, su quello che è il vostro bambino interiore, focalizzarvi su quello che è il mettere un equilibrio tra quello che è il portare pazienza, mi verrebbe da dire, e il mettere dei limiti nel dire no. Diciamo che come vi dicevo prima, questo periodo di appeso, di rivolgersi all'interno, vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, vi dà la possibilità, diciamo così, di entrare in questa fase di temperanza, quindi di riportare in equilibrio. Allora, a livello affettivo, devo dire che mi sembra molto improntato sulla famiglia questo periodo. Se per caso però non avesse nessuno e fosse single, potrebbe entrare una persona. Il punto è che qui non dovete più farvi trasportare dalle onde, ma dovete essere voi a stabilire le regole della relazione, proprio ehm, per non cadere in questa sorta di manipolazione. Cioè, in realtà non sarebbe tanto giusto neanche così, se ve la devo dire tutta, nel senso che sarebbe giusto che le regole si facessero insieme, ehm, in comune accordo, ok? Senza, perché il diavolo potreste essere anche voi che condizionate voi stessi per le paure delle storie che arrivano dalle storie passate. Quindi comunque si tratta di non chiudersi anche a vicenda, no? Datevi il vostro tempo, nel senso il tempo di conoscervi, il tempo di fare cose insieme, il tempo di frequentarvi, semplicemente. Se invece avesse già una famiglia, quindi una relazione, guardate, meglio di così non può andare, vi dico. Sì, forse c'è qualche tipo di pensiero legato probabilmente a qualche casa, qualche eredità, qualche bene che bisogna vendere, però tutto sommato direi che è un buon periodo. A livello lavorativo, ragazzi, per molte persone c'è un nuovo tipo di inizio, direi anche abbastanza concreto. Ehm, non vedo sia un contratto a lungo termine per adesso. E se per caso aveste voi una ditta, un'azienda, ehm, guardate, le carte vi consigliano di metterci entusiasmo, di anche riflettere un po', perché qua avete due carte d'occhi chiusi, come vedevamo qui, di riflettere un pochettino, mm, su che cosa vi fa star bene a livello lavorativo, che cosa vi diverte di quel lavoro lì, perché nel momento in cui lavorate, vi divertite, siete sulla strada giusta, insomma. Ok, andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte delle fatine. Ok, questa fata vi invita a uscire, a prendere contatto con Madre Terra, fondamentalmente. In qualsiasi posto voi siate,
va bene fondamentalmente uscire e quello che mi invitano a fare è prendere contatto con la natura e con l'habitat naturale in cui siete. Chiaro che se siete in una città, uscite, c'è tutto cemento, ecco, forse è meglio un parco. Va bene. Amici del Capricorno, non è un periodo così tragico, nonostante può essere che non vi sentiate molto liberi con questa energia del diavolo, ok? Però ecco, quando vi sentite un po' così, qui vi consigliano di uscire e prendere contatto con Madre Terra, proprio perché comunque la terra, il terreno ha delle proprietà drenanti, filtranti. Mm? Cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio dei like, del supporto, dei commenti, delle condivisioni. Anzi, continuate a condividere che a me serve tanto. Vi ringrazio anche dei vostri super grazie, che sono sempre graditi. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!